Torniamo a parlare di budget cap perché sembrerebbe che 3 team lo abbiano sforato nel 2022. Il 31 luglio sarà la data in cui la FIA concluderà tutti i controlli effettuati ai team. Ad agosto la federazione comunicherà ai team coinvolti che hanno sforato il budget cap dell'esito negativo e invece quelli che non l'hanno sforato dell'esito positivo, e poi a settembre verrà fatto un annuncio al pubblico. E in queste settimane sono state svolte diverse interviste ai dipendenti dei vari team, sono stati controllati tutti i dati dei team, ogni reparto di gestione del budget cap è stato intervistato dalla FIA e da quanto si vocifera all'interno del paddock sembrerebbero 3 i team che hanno sforato il budget cap, poi verrà verificato effettivamente dalla FIA e in tal caso le sanzioni saranno più gravi rispetto a quelle date a Red Bull l'anno scorso, che diciamocelo chiaramente non hanno influito minimamente sul comportamento di Red Bull quest'anno, e questo è un grave problema da risolvere. Prima di andare nel dettaglio dell'analisi, vedere quali possono essere i 3 team che hanno sforato il budget cap e quali sono le sanzioni a cui potrebbero incorrere, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche se vi piacciono i video qui sul canale. Ogni giorno vi riportiamo tutte le notizie della Formula 1 e nello specifico di Ferrari. Vi ringrazio di cuore tutti i commenti di supporto che ci lasciate in ogni video. Cerchiamo ogni giorno di fare il massimo e realizzare il miglior contenuto possibile che possa essere utile anche a voi. Io sono Rastro e oggi andiamo a vedere nel dettaglio quali team possono aver sforato il budget cap 2022 e vediamo anche le conseguenze delle loro azioni. Can Leclerc with DRS get back at Verstappen? We're heading towards turn 4. Can he stay on track? And it's just as he retakes the lead from Max Verstappen. La Cost Cap Administration, che è la branchia della FIA che è responsabile della verifica del budget cap, ha comunicato che il 31 luglio finiranno le verifiche di tutti i team sul budget cap 2022, a seguito di diverse interviste e controlli fatti ai dipendenti di ogni singolo team, in particolare di ogni reparto di gestione del budget cap, andando a controllare tutti i file dei diversi team. Ma attenzione che questa data del 31 luglio potrebbe slittare più avanti per fare ulteriori controlli ai diversi team, perché ormai nessun team si fida dell'altro. Ci sono diverse voci che girano nel paddock e quindi si vuole andare a controllare ogni singola spesa nel dettaglio e che quindi non si abbia sforato il budget cap 2022. Attenzione che 12 mesi fa abbiamo visto che Red Bull ma anche Aston Martin non avevano rispettato il budget cap. Red Bull perché l'aveva sforato, mentre Aston Martin ha sbagliato la procedura di dichiarazione del budget cap. E attenzione che quest'anno abbiamo anche una direttiva tecnica che è nuova, che non c'era l'anno scorso, ovvero la TD45, che serve a ribadire che qualsiasi proprietà intellettuale trovata all'esterno della Formula 1 e anche qualsiasi progetto, penso nello specifico progetti di aerodinamica importanti sul lavoro della monoposto di Formula 1, vanno inseriti all'interno dei costi del budget cap. E la TD45 è vero che è una normativa nuova, ma va a ribadire un concetto che era in area grigia del regolamento. Infatti tutti sapevano che non si poteva utilizzare una proprietà esterna all'interno di un progetto di Formula 1 e non inserirlo nel budget cap, però non era scritto e quindi tutti facevano di conto proprio. Adesso che invece è scritto nero su bianco, i team sanno che non possono procedere in quel modo, e se è stato ribadito dalla FIA nero su bianco vuol dire che alcuni team stavano traendo vantaggio da questo aspetto. E abbiamo detto più volte che già l'anno scorso il budget cap ha perso di credibilità quando Red Bull l'ha sforato e poi quest'anno non è andata a pagare effettivamente la sanzione, perlomeno fino ad adesso che siamo a metà stagione. Le ore limitate in Galleria del Vento e il CFD non hanno influito più di tanto nel corso della stagione di Red Bull, anche perché l'abbiamo detto più volte, Red Bull dal punto di vista aerodinamico è il team messo meglio. Se tu vai a limitare le ore di sviluppo aerodinamico a un team che è già al top su quello, non ha tantissimo senso, perché sa già selezionare bene gli aggiornamenti, quindi limita le ore di utilizzo della Galleria del Vento e del CFD, ed è come se non avesse ricevuto una sanzione Red Bull quest'anno. L'ha detto la stessa Mercedes con Toto Wolff, ma l'hanno detto anche tutti gli altri team ed è visibile anche da noi spettatori. Quindi questo è l'anno della verità. La FIA deve dimostrare che il budget cap può essere veramente uno strumento utile e non solamente un palliativo che poi i team vanno a sforare. I controlli devono essere più severi, devono esserci ancora più verifiche da parte dei commissari della FIA che vanno a verificare all'interno del team tutte le spese, e quindi ci deve essere un controllo dei bilanci 2022 ancora più serrato. Ma come avviene la verifica della FIA su ogni team sul budget cap 2022? Quest'anno i commissari hanno intervistato direttamente ogni dipendente responsabile del budget cap di ogni team, che ha dichiarato come impiega il proprio tempo lavorativo, dedicando quindi
quindi parte del tempo alla Formula 1 ma anche ad altri progetti esterni. Facendo delle interviste incrociate, il personale della FIA ha potuto verificare come viene speso il tempo a parte i dipendenti e se i progetti esterni alla Formula 1 di un team vengono anche messi all'interno del budget cap, se vengono riutilizzati poi all'interno del progetto della Formula 1. Sappiamo che ogni pezzo utilizzato all'interno di una macchina in Formula 1 ha un codice identificativo, viene tracciato, i controlli della FIA sono fatti senza preavviso, vanno a tracciare le mail, il traffico internet dei dipendenti. Poi ovvio che non si può andare a controllare tutto e rimangono ancora dei dubbi soprattutto sui fornitori esterni. Dal mio punto di vista è tanto lavoro da parte della FIA su un qualcosa che è difficile da controllare, ovvero le spese di un team. Sappiamo che ci saranno sempre dei furbi che cercheranno di prevalicare questo limite del budget cap e trarre qualche vantaggio, e può succedere anche che la FIA non riesca a esaminare tutto nello specifico e che possa quindi sfuggire qualcosa. E il problema è proprio lì, che se ti sfugge qualcosa nella verifica, poi la FIA va a pagarne anche le conseguenze a livello mediatico, perché se un team ha sforato ma non viene riconosciuto per questo, cade tutto il sistema del budget cap. E quindi se vogliamo tutti i componenti all'interno del monoposto sono tracciati e quindi le spese effettuate su quei componenti non possono scappare. La macchina è quella lì, i costi di ogni componente li sappiamo e quindi tracciare il tutto non è difficile. Il problema è capire la proprietà intellettuale di ogni singolo dipendente che lavora in Formula 1 e anche in un'altra categoria del motorsport o per altre competizioni sportive. È lì il problema, perché la FIA deve andare a controllare ogni singolo dipendente e addirittura va a controllare gli ex dipendenti di un team, arrivando a chiedere informazioni per verificare che quello che dicono i dipendenti sia vero. Insomma, è davvero un sistema complesso da gestire e controllare, e forse ci vorrebbero delle regole più severe e più stringenti che puoi anche verificare più in fretta. Però la FIA non vuole abbandonare l'idea di avere un budget cap stringente e quindi preferisce rafforzare le verifiche e i controlli piuttosto che cambiare il regolamento sul budget cap. Sicuramente ogni team è preso anche nella gestione dei costi. Abbiamo visto Mercedes che ha 46 persone che lavorano sulla gestione del budget cap, e per ogni reparto finanziario viene effettuata una valutazione cost perform, ovvero vedere quanto è il beneficio in rapporto alla spesa fatta, e così si capisce se un aggiornamento è giusto da portare in pista o meno. E dobbiamo ricordare anche che il budget cap è legato ai team che fanno più incidenti. Infatti, riportando più danni sulla vettura devi spendere più soldi per riparare la tua monoposto, e per i team soprattutto di bassa classifica è un grave danno, perché devono scegliere quanti componenti di ricambio da portare in pista al netto degli aggiornamenti da portare nella seconda parte di stagione. E quindi per un team che ha poco budget a disposizione sono scelte difficili da fare. L'anno scorso per esempio Haas ha avuto un grave problema da questo punto di vista a causa dei tanti incidenti riportati da Mick Schumacher, e questo è stato anche uno dei motivi per cui Haas ha deciso di prendere Hülkenberg al posto del pilota tedesco, perché gli incidenti di un team come Haas vanno anche a inficiare poi aggiornamenti da portare in pista al netto dei componenti di ricambio. Prima di dirvi quali sono secondo me i team che possono aver sforato il budget cap dell'anno scorso, voglio dirvi che Domenicali, CEO della Formula 1, ha parlato insieme a Ben Sulayem, presidente della FIA, e hanno deciso insieme che qualsiasi infrazione commessa da un team di Formula 1 a livello sportivo, tecnico e finanziario va pagata con sanzioni sportive e che non si può andare in altre direzioni. Questo è quello che ci ha mostrato anche il budget cap l'anno scorso, intervenendo riducendo le ore in Galleria del Vento al CFD per Red Bull che non hanno effettivamente fatto nulla. Bisognava intervenire a livello sportivo. Ovviamente scenari come quelli dell'anno scorso, dove c'è stata una trattativa tra FIA e Red Bull, è qualcosa che non dovrebbe succedere in nessuno sport, ed è il minimo questo. E sicuramente prima si sanno dei riscontri su chi ha sforato il budget cap, prima è più facile anche intervenire a livello sportivo sulla stagione precedente. Sicuramente non è facile capire chi può aver sforato il budget cap 2022. Ci sono diversi indiziati. Dal mio punto di vista uno di questi potrebbe essere Mercedes, ma anche Aston Martin, e sul terzo nome sono molto indeciso, perché potrebbe essere nuovamente Red Bull, ma che aveva già vinto il campionato in Giappone, oppure la stessa Ferrari o anche Haas per la questione incidenti che vi ho detto, o Ferrari che si è giocata fino all'ultimo il secondo posto nel campionato costruttori con Mercedes. Ma anche Alpine per esempio ha avuto tanti problemi tecnici a inizio anno a causa dell'affidabilità dei motori, e poi nel corso della stagione ha portato tanti aggiornamenti, confermandosi poi quarta forza alla fine nei costruttori. Insomma, gli indiziati sono tanti, è difficile restringere il cerchio, ma lo scopriremo a breve. Fatemi sapere nei commenti secondo voi chi sono i 3 team che possono aver sforato il budget cap. Ditemi la vostra sui sistemi di controllo della FIA che hanno cambiato quest'anno. Li reputate abbastanza efficienti oppure è il budget cap come sistema difficile da controllare? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.